Ciao a tutti ragazzi e come al solito bentornati sul canale. Come avete visto la Juventus ha pareggiato 1-1 contro la Fiorentina, ultima in classifica al Franchi, e io mi sono permesso di intitolare in copertina Vergogna totale. Vergogna totale non solo per la prestazione, e adesso in questo video vi spiegherò come mai ho usato un po' queste parole un po' forti, però secondo me sono abbastanza giustificate. Comunque, come al solito vi ringrazio di essere qua, vi invito ad iscrivervi, è completamente gratuito, ma soprattutto lasciate un mi piace e commentate, che è importantissimo per spingere questi contenuti. Come avete visto, in questi ultimi 10 giorni non ci siamo visti, io ho avuto tanti impegni di lavoro e poi soprattutto c'erano anche altre motivazioni. La prima è stata che, nonostante io sia appassionato anche di nazionale italiana, sono stufo di vedere queste prestazioni, credo che non ci sia nulla da dire, le chiacchiere, scusate, le parole stanno a zero, adesso è il momento dei fatti e sinceramente andare a commentare queste pochezze credo che sia una perdita di tempo mio, che ho anche altre cose da fare. Per quanto riguarda la Juventus, mi aspettavo un po' quello che è successo oggi, sono onesto, e quindi non volevo in questi giorni andare a ripetere le solite cose che secondo me avevano poco senso, perché ho visto tanta aspettativa da parte di tanti giornali, comunque colleghi, eccetera, eccetera, che si aspettavano tanti cambiamenti e un atteggiamento diverso. Invece oggi abbiamo visto tanti passi indietro. Voglio iniziare un po' con ordine. La partita, secondo me, la Juventus la pareggia 1-1 anche in maniera meritata, perché poi se andiamo a stringere, sì, c'è stata quell'occasione di Vlahovic, però c'è stata quell'occasione di Ken dove lui va a prendere la traversa, c'è stato quel rigore dove secondo me è rigore, sono onesto, però in realtà la Juventus ha fatto veramente poco più, anzi nei primi 20 minuti del secondo tempo io mi stavo preoccupando perché pensavo che la Juventus potesse quasi prendere un'imbarcata, poi ci siamo un po' rimessi in sesto. Comunque la parola vergogna va oggi a comprendere tante situazioni. La prima, la prestazione della Juventus. Troppo poco. Io ho capito che Spalletti ha avuto poco tempo per avere i calciatori a disposizione, scusate, visto che c'è stata la pausa delle nazionali, però nonostante questo troppa paura. Paura, e si è visto nello schieramento, perché mettere McKennie in una posizione di campo dove tu hai Zegrova e Conceição non ha senso, non ha senso. Aggiungo, vedere che la maggior parte degli acquisti estivi della Juventus sono rimasti in panchina quasi per tutta la partita, beh, mi fa capire che o la Juventus, come al solito, ha sbagliato ancora gli acquisti, o comunque c'è veramente qualcosa che non va in questo gruppo. La vergogna la aggiungo anche per quanto riguarda l'atteggiamento, come al solito, vergognoso, limitato, quasi non umano da parte della tifoseria fiorentina. Non da tutti, non tutti, non possiamo fare di tutta l'erba un fascio, però notoriamente a Firenze ci sono sempre questi problemi e si sono verificati negli anni. Io credo che nel 2025, dove c'è la tecnologia, bisogna finirla. La partita di oggi andava sospesa e a me non interessa che la Juventus vincesse 3-0 a tavolino e queste stupidaggini. A me di vedere Ranieri che va dai suoi tifosi e fa ragazzi, se non la smettete perdiamo 3-0, invece di dire fate schifo, state zitti, beh, quello secondo me è un limite che in questo calcio purtroppo non dovrebbe più esistere. Lì l'arbitro, Doveri, adesso ci arriviamo, commette un errore, la partita va sospesa, e il fatto che a Firenze nel 2025 ci siano ancora queste situazioni mi fa capire che purtroppo non cambia nulla. In Italia cambia poco o nulla, e per farlo cambiare semplicemente basta dare una sconfitta 3-0 a tavolino e fare giocare a porte chiuse per il resto dell'anno. Poi vedi che alla fine le cose cambiano. Se vuoi cambiamenti, alla fine ti devi prendere delle responsabilità. Le responsabilità se le deve prendere l'arbitro, e l'arbitro oggi è stato vergognoso. È stato vergognoso per una serie di motivazioni. La prima è perché è stato in confusione, c'è stato proprio quel momento tra i due stop che sembrava che non fosse nemmeno più una partita di calcio. Nel primo tempo, siamo sinceri, non si è giocato, e per quello io continuo a dire serve il tempo effettivo, perché la gente paga per vedere questo che noi chiamiamo spettacolo, e questo non è uno spettacolo, questo è semplicemente una caffoneria. Oggi ho visto della caffoneria, l'ho vista in alcuni momenti in campo, la reazione di Mandagora che viene ammonito, ma viene ammonito con Cabal che in realtà si sposta e non è neanche lui a commettere il fallo su Mandagora, forse c'era fallo un po' prima di Cabal sull'esterno della Fiorentina, e poi vedo un arbitro che non è in grado di gestire la situazione. Il fallo da rigore è rigore, nel senso lì possiamo stare a contestarci, possiamo dire no, Vlahovic ha spinto, possiamo dire quello che volete. Pavon Marì si fa prendere
di sorpresa, Vlahovic fa un buon numero, si strattonano entrambi, Vlahovic mette davanti il corpo, quello secondo me è rigore. Ditemi la vostra opinione, lasciate un commento qua sotto, non me la prendo se siete in disaccordo, tanto comunque non bisogna vincere grazie a un rigore o meno, è chiaro che fa la differenza, secondo me se quello è il metro di giudizio allora vuol dire che certi rigori non possiamo più darli per il resto della stagione, e credo che se quel rigore poi non fosse stato dato a loro invece sarebbe già scoppiato sui social una situazione indecente, quindi l'arbitro non è stato in grado di gestire la partita, e oltretutto bisogna parlare di questi recuperi. Nel primo tempo veramente non è mai giocato, tra interruzioni, tra le porcherie come quella che fa Piccolo e che si tiene le mani in volto quando è stato colpito, è stato sfiorato, e infatti anche lì penso che l'arbitro dovrà in futuro, se vuole salvare questo sport, iniziare a tirare fuori un cartellino e ammonire quelli che fanno queste simulazioni per i colpi al volto. Io sono stufo, cioè è un calcio che secondo me in Italia soprattutto ha questa continua pantomima dove veramente di spettacolo ce n'è pochissimo. E poi questi recuperi. I recuperi, ragazzi, nel senso, nel secondo tempo ci sono 10 sostituzioni, ci sono interruzioni per falli, per situazioni dove ci sono la reazione di Mandragora, eccetera, eccetera, comunque ammonizioni. E poi alla fine dai 4 minuti di recupero e fai finire la partita 10 secondi prima dei 4 minuti, quando tra l'altro nel recupero c'è stato un altro minuto e mezzo di interruzione. Quello ho capito che fa poco la differenza nel complesso della partita, perché non è che la Juventus pareggia per questi episodi, però è una vergogna, dobbiamo dirlo, dobbiamo un po' far progredire questo sport. E dopo Spalletti non può avere questo timore dopo solo un mese che è qua la Juventus, non può presentarsi in questa maniera, non mi può far vedere un McKennie che chiaramente non è in forma, non è nella sua posizione, ma soprattutto cambialo. Fai dei cambi, non puoi mettere Conceição e Miretti al 76esimo quando quantomeno per 10 minuti ci fanno vedere qualcosa. Abbiamo un paio di situazioni dove potevamo forse portare a casa la partita in quei 10 minuti con questi due calciatori che hanno dimostrato di avere semplicemente più personalità. E allora, se si vuole costruire una Juventus che possa, io non dico arrivare in Champions perché nonostante è chiaro che quello sia il nostro obiettivo, noi ci stiamo focalizzando su un punto che è così piccolo invece di iniziare a partire da un qualcosa di così grande, perché la Juventus in questo momento è chiaramente da rifondare. È chiaro che le prime prestazioni, quando c'è stato quel colpo di reni, quel momento di nervi che arriva quando c'è il cambio dell'allenatore, ci hanno dato la fiducia e abbiamo visto dei buoni cambiamenti, però la Juventus è incostante, questi calciatori si devono prendere delle responsabilità, e Spalletti, se la sua idea è la difesa 4, lui deve partire con la difesa 4 oggi. Chi se ne frega se perdiamo 2-0? Se vedete perdere 2-0 o fare un punto, in questo momento il campionato a noi non cambia assolutamente nulla, perché la Juventus deve riallenarsi a giocare a pallone, deve riallenarsi ad avere personalità, deve riallenarsi ad essere veloce in campo, a avere un possesso palla che non sia stagnante, lento, deve smettere di guardare indietro e guardare avanti. Poi deve anche fare delle scelte, cioè Di Gregorio per esempio prende un gol da Mandragora che secondo me è un gol che in Serie A non si può accettare. Quando ho visto il gol all'inizio pensavo che in realtà il tiro fosse molto più angolato, in realtà se vedete il replay Di Gregorio pensa che la palla sia fuori. Non possiamo avere questi infortuni perché poco dopo, visto che quell'errore chiaramente gli pesa, e poco dopo quasi perde il pallone. Avete visto quella situazione di confusione dove perde il pallone in un'uscita facilissima e dopo va a rinviare di mani e rinvia in fallo laterale, dove io pensavo, visto che non si vedeva tutta l'inquadratura, che ci fosse un calciatore che non vedevo, in realtà non c'era nessuno. Allora siamo in confusione, ma questa confusione non si può risolvere come sapevamo nel giro di poche settimane, però ci deve essere bisogna guardarsi negli occhi, bisogna avere la forza in questo momento di capire che come per l'Italia siamo arrivati a zero chiacchiere, anche per la Juventus siamo arrivati a zero chiacchiere, non conta più pensare di arrivare in Champions League, continuiamo a focalizzarci sulle cose che sono sbagliate, bisogna ricostruire. Quindi se la scelta di Spalletti per il futuro della Juventus è una difesa a 4, Spalletti oggi schierava la difesa a 4. Deve iniziare a ricondizionare questa squadra e non deve pensare semplicemente ai punti in classifica. Andiamo a Bodo settimana prossima. Andiamo in un campo che storicamente, campo sintetico, al freddo, è un campo già difficile di per sé, dove il Bodo in realtà ha creato un po' il suo successo. Tante squadre sono cadute in quelle situazioni proprio per il clima di per sé. Voi pensate che la Juventus che abbiamo visto oggi sia in grado di andare in Champions League o giocare contro chiunque e poter portare a casa i 3 punti?
Non può, non può. Allora io credo che per un cambio di rotta ci vorrà tempo. Ho ancora fiducia in Spalletti, ci mancherebbe, adesso pensare che non si possa dare la fiducia a Spalletti, però da Spalletti io mi aspetto che quando fa una conferenza stampa come quella di ieri, quando esprime dei concetti, quando comunque, ci dice certe cose, poi vada in campo con la stessa filosofia. Perché oggi sinceramente credo di poter salvare semplicemente Kelly, che ha fatto una partita di buon livello, Kalulu, che comunque ha giocato una buona partita, con Miners ha fatto quel bel passaggio verso il finale su Miretti e poi nel primo tempo ha avuto quella difficoltà a contenere Ken quando va a prendere la traversa, ma poi alla fine potrei salvare con Sessao che entra nella ripresa e comunque fa più di quello che hanno fatto gli altri. E forse Vlahovic, quantomeno perché si è un po' ripreso da quel rigore non dato e comunque dai numerosi insulti che ha ricevuto, però ragazzi è troppo poco. Questa squadra ci sta dando troppo poco e io credo, e finisco qua, che la società di per sé, dopo una partita come questa, debba andare comunque ai microfoni e non per lamentarsi, ma per sottolineare come un ambiente del genere come quello di Firenze non sia accettabile e sia un qualcosa che va cambiato e va sanzionato. E allo stesso tempo per andare a sottolineare come questo tipo di arbitraggio non aiuta il calcio e non facilita il gioco. Io spero che Rocchi dica qualcosa per quanto riguarda doveri. È chiaro che non cambierà nulla, però qualcosa va fatto. E se la Juventus continua così, secondo me, continuare a pensare al quarto posto è un errore. Bisogna pensare a ricostruire, a rifondare, ma soprattutto a tirare fuori, come si diceva una volta, le palle, perché questi giocatori adesso ci hanno dimostrato che, nonostante il nuovo allenatore, le palle non le hanno. Un abbraccio.